terza intervista con delle persone che sono state coinvolte all'interno di questo processo, di questo percorso di Capacity, e come prima cosa chiederei sia all'operatrice prima e poi alla famiglia, in questo caso beneficiaria, una breve presentazione. All'operatrice, per cortesia, grazie. Ok, buongiorno, intanto sono Valeria e sono in questo progetto Capacity, ho svolto il ruolo di mediatrice, quindi diciamo per tutta la durata del progetto dall'inizio. Diciamo appunto un mediato tra loro e diciamo le istituzioni, l'amministrazione comunale, diciamo, i partner anche del progetto stesso, per arrivare diciamo, a un obiettivo quale appunto il beneficiare appunto del poter acquistare una casa. Ho seguito diciamo, diverse famiglie con diverse appunto problematiche, insomma di diverso tipo, sia diciamo, sul territorio di Fondo Sacca e sia sul Fondo Fucile. Infatti questa famiglia che è qua con noi ora è appunto era del territorio di Fondo Fucile. Specifichiamo che il progetto è stato sviluppato su due aree diverse del comune di Messina, sì, caratterizzate comunque da un profilo molto simile. Sì, diciamo di soprattutto degrado urbanistico, se così possiamo, anche sociale, un po' tra virgolette abbandonate, diciamo un po' dalle istituzioni, perché cioè sono zone dove praticamente mancano, a parte le botteghe, così chiamate, la farmacia o la scuola, per il resto, insomma, sono abbastanza, cioè dei territori un po' isolati, ecco, non molto integrati, diciamo, alla città, però abbastanza accomunate tra di loro. E quindi soprattutto il problema abitativo è quello comune a tutte e due, perché molte famiglie vivono in situazioni molto degradate, situazioni molto difficili a livello abitativo, e quindi si cerca per una soluzione a tutto questo, e il progetto Capacity effettivamente lo ha dato. Bene, grazie. Faccio la stessa domanda alla famiglia e vi chiedo di presentarvi. Intanto sono una famiglia che partecipa dal progetto Capacity e siamo stati seguiti attentamente da Valeria e da tutte le persone che ci sono state vicino, perché è stato un percorso impegnativo, molto impegnativo, che per fortuna è andato a buon fine e ci ha cambiato molto il modo di vivere positivamente. Dove stavamo noi a Fondo Fucile appunto era una zona molto degradata, perché è rimasta una zona molto degradata, sia a livello abitativo che sociale. Non avevamo le giuste, diciamo, le giuste dosi per poter crescere un bambino, per poter continuare a vivere tranquillamente. Le persone che stanno là rendevano tutto molto difficile, a livello sociale, separati comunque da ottime scuole, da ottimi ambienti, e non c'era la possibilità di poter portare un bambino fuori perché non c'è una piazzetta dove poterlo fare giocare. Il brutto tempo, specialmente l'inverno, era brutto da passare con le piogge, il vento, eravamo anche l'estate, perché nell'estate si sentiva troppo. La casa non l'abbiamo lasciata? Sì. Noi, allora, la nostra baracca, allora, l'abbiamo resa sempre dignitosa, però è sempre una baracca. E come la potevamo fare pur sempre aveva i suoi danni. Ogni temporale era acqua che mi entrava, l'umido c'era sempre, la muffa usciva sempre, i topi che camminavano all'interno del tetto, i topi che ci mangiano sul cuore della lavastica.
Il giusto. Ci troviamo bene. Ci troviamo bene, Tranquillità, attività scolastica, con i compagni. Sì, perché i signori poi hanno scelto una casa completamente molto lontana da dove stavano. Molto lontana, a differenza di quanto hanno fatto altri paesi. Però vicina a un altro figlio della signora. devo dire un paese che abbiamo molte più cose di dove eravamo prima che In un posto in collina Messina in alto, un paese, però hanno voluto così proprio anche per stare vicino a altri membri della famiglia. E vi chiedo, sempre continuando con voi, con la famiglia, poi la stessa domanda anche all'operatrice, qual è stato il momento più bello in questo percorso? Abbiamo firmato direttamente. Avete firmato? Sì, quello più bello, quello è indimenticabile, glielo dico sempre. abbiamo pianto di lacrime di gioia, dopo tanto tutti distintamente da operatrici, famiglie, chiunque c'era dalla gioia abbiamo pianto, perché è stato un momento bellissimo. È stato bello e non me lo dimenticherò mai. Per me, se è la stessa domanda, allora sicuramente quando hanno firmato il contratto per noi, però devo dire che soprattutto quando poi si decideva, proprio nel momento in cui si decideva di comprare, per me personalmente poi, era veramente una grande gioia e un obiettivo forse più grande di quello della firma del contratto. Perché con molte, oltre alla ricerca della casa, anche molti, prima di avere fiducia in noi, che siamo delle persone, ce n'è voluto tanto, nel senso che pensavano che era una presa in giro, che noi eravamo dei politici, che noi eravamo, non lo so, di assessori, assistenti sociali, cioè ci hanno detto di tutto, chiaramente spinti dalla paura di avere l'ennesima delusione, l'ennesimo fallimento, c'è gente che vive là da 30 anni, 40 anni e quindi giustamente non vuole essere presa in giro e quindi noi abbiamo avuto un compito veramente difficile perché farci prima trasmettere questa fiducia che potevano fidarsi di noi per me è stata la cosa più bella quando poi hanno accettato di intraprendere il percorso. È chiaro che il percorso non è stato semplice perché si parla di soldi, si parla di tante cose, cioè per comprare una casa effettivamente poi col progetto Capacity bisognava avere determinati requisiti che non tutti avevano, quindi anche la delusione per alcuni di non poter intraprendere questo percorso. Però ecco, per me resta il fatto che abbiano accettato di iniziare questo percorso sicuramente e poi nella firma del contratto quella diciamo è stata quello che poi muoveva insomma Abbiamo acquisito fiducia per la notte non ho dormito e il giorno dopo quando c'era il contratto da firmare ho pianto tutto il tempo, non ci credevo. Ancora tutt'oggi mi viene da ancora guardiamo le foto. Quando ho aperto la porta, la chiave della porta, era un sogno. La prima notte poi abbiamo dormito là, ha piovuto, era estate in pieno e ha piovuto tantissimo quella notte e noi avevamo gli occhi spalancati perché facevamo ora entra l'acqua. Per la prima volta abbiamo passato una notte senza togliere acqua, senza spostare i mobili, tranquilli. Mio figlio ha dormito con il temporale e lui ha dormito tutto il tempo per la prima volta. E 1 anno e mezzo ancora non mi sembra vero, io mi sveglio e faccio... Quanto tempo fa siete entrati nella nuova casa? A luglio dell'anno scorso. Ah, quindi è già un po' di tempo. Ce ne siamo andati pure prima, perché non ci andava così bene. Noi abbiamo iniziato a fare i lavori e siamo entrati mentre facevamo i lavori. Abbiamo lasciato la casa vecchia e ci siamo trasferiti, abbiamo fatto le stanze più fondamentali, cucina, bagno, stanze e mentre siamo là dentro continuiamo a fare i lavori. Ancora stiamo facendo i lavori. Adesso ti chiedo un'altra cosa, prima all'operatrice e poi alla famiglia, il modo difficile.
Ma rispetto a loro, con Sì, loro, rispetto a loro, in questo caso specifico, sì. forse all'inizio, al primo incontro, perché vedevo che loro volevano proprio scappare da dove erano, ok? Per una serie di fattori, soprattutto la questione casa, ma anche problemi di relazione, di rapporti con gli altri, però vedevo in loro che non potevano, perché per la questione del lavoro che c'era, non c'era, dei soldi, quindi era una cosa, è stata difficile perché si vede, cioè era una cosa che loro volevano a tutti i costi e non potevano. E noi purtroppo non è che potevamo fare, cioè noi siamo mediatori, eravamo mediatori, quindi più di dire insomma che accoglievamo pure questa cosa che non era. Poi infatti loro ci hanno riflettuto un bel po' e poi insomma ci hanno ricontattato che era il momento che potevano affrontare questa cosa. E quindi Invece per voi, per la famiglia, qual è stato il momento più difficile? L'incontro, sì, perché è vero, noi non avevamo fiducia completamente, e quindi quando loro ci parlavano il nostro primo pensiero fuori abbiamo detto sarà l'ennesima bufala che non andrà mai a fondo, e invece piano piano ci siamo iniziati a fidare e si è instaurato un bellissimo rapporto che ancora, nonostante abbiamo firmato 1 anno e mezzo fa, noi continuiamo a mantenere. E poi i momenti brutti sono stati quando pensavamo di non farcela, perché sono stati tanti momenti scoraggianti. Quando suonava il telefono e vedevamo i loro iscritti diventavamo bianchi. Faccio un'ultima domanda solo all'operatrice. Prego. Sì, dico, è stato un percorso fatto insieme, è stato vissuto 50 e 50. Da un lato noi avevamo giustamente i nostri lati positivi e negativi e loro la stessa cosa, perché comunque dare notizie per tutti e due i lati non era bello, anche quando noi guardavamo una casa che era peggio magari della casa vecchia, perché se ne sono anche presentate. E noi eravamo scoraggiati, perché dicevamo non rientreremo mai, abbiamo la difficoltà, abbiamo un limite di budget, e quindi eravamo scoraggiati. E quando loro ci telefonavano con una notizia che era negativa, giustamente dicevamo non ci riusciamo. Però piano piano, per fortuna, non abbiamo mollato né loro, né noi e né loro. Ci è meritato tantissimo. Allora a questo punto la domanda che sarebbe solo per l'operatrice in realtà la faccio a entrambi, però prima mi risponde l'operatrice. Se potesse tornare indietro, c'è qualcosa che farebbe in modo diverso? C'è qualcosa che rifarebbe in modo diverso? ma forse, non lo so, farei magari più incontri per spiegare meglio alcune cose che magari erano più difficili. Cioè, non lo so, abbiamo dato forse per scontato tante cose, cioè forse pensavamo che era che subito si dovessero rispondere o sì o no, per acquistare o meno, cioè forse le nostre aspettative, purtroppo è sempre un problema di aspettative, magari invece ci è voluto comunque del tempo, quindi ci dovevamo dare del tempo anche noi magari, forse questa cosa qua, non so, E per voi? Conoscere me, forse questa cosa. Per voi invece c'è qualcosa che fareste diversamente se poteste tornare a quando è iniziato questo percorso? Io penso di no, perché in questo percorso, per come è stato, anche se all'inizio eravamo diffidenti, è stato quello che ci ha legato e ci ha fatto prendere fiducia in loro, perché se noi fossimo stati meno diffidenti, Valeria e le altre operatrici non ci avrebbero trattato in modo così dignitoso e amorevole, perché sono state veramente amorevoli, diciamo loro, perché ci sono state accanto, ci hanno sostenute, in qualsiasi momento che abbiamo avuto sconforto loro ci hanno comportate. Non è stato facile, ma alla fine è stato bellissimo.